Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre 2022. Ok. Abbiamo la carta del carro, amici del Capricorno. Viaggio in programma. Quando c'è il carro si parla sempre di spostamenti, movimenti. Possono anche essere movimenti di tipo mentale, cioè spostarsi da un'idea all'altra. Può essere una presa di posizione, ma normalmente è una scelta che viene effettuata. Quindi un passaggio, un progresso, una carta di avanzamento. Andiamo a vedere cosa vi dicono i cigni dell'amore, grazie. Coesione, carta numero 7. Wow. Coesione mi sa proprio di fusione, di essere come i tre moschettieri, no? Tutti per uno, uno per tutti. Ok, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo ed è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare. Se invece non risuonasse proprio nulla o volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, la prima linea parlerà di quello che sono le relazioni affettive in generale, la seconda linea sarà un pochettino più specifica per i single, mentre la terza linea andrà a vedere nello specifico le relazioni di coppia. Ok, allora 1, 2, 3, ok. Partiamo con la carta della torre, la regina di bastoni, il cavaliere di pentacoli, la ruota della fortuna, il mondo al contrario, 6 di coppe al contrario e il cavaliere di bastoni al contrario. Wow. Allora, innanzitutto avete due figure all'interno della lettura, un cavaliere di pentacoli e un cavaliere di bastoni, e si parte con la torre, ragazzi. Qua qualche sicurezza vi è crollata, qualche credenza potrebbe anche essere. La carta della torre è una carta che destruttura l'ego, è quel io voglio che viene distrutto praticamente. Ci si rende conto che non è quella la realtà per noi. È una carta che dà la possibilità di resettare alle volte completamente la nostra vita. Il più delle volte sono avvenimenti esterni che succedono, però non è detto, potrebbe anche essere semplicemente una presa di consapevolezza di qualche cosa che, insomma, dovevate capire, dovevate realizzare. Abbiamo poi la regina di bastoni e qui potreste essere voi o potrebbe essere una persona intorno a voi. Parla comunque di una forte energia femminile e di una persona che in qualche modo ha dell'influenza, diciamo, su di voi. Se foste single, l'ipotesi potrebbe essere una persona nuova che entra nella vostra vita. Dopo lo andiamo a vedere più nello specifico. Abbiamo poi anche il cavaliere di pentacoli. Io credo che qui ci sia qualcuno che abbia già in testa una persona, potrebbe rappresentare la persona di interesse, appunto, potrebbe rappresentare anche un figlio, per qualcuno. Magari si è in una fase della relazione dove si vuole un figlio, dove si ha bisogno, insomma, di ampliare gli orizzonti, diciamo così. La ruota della fortuna è al centro della lettura, ragazzi. C'è qualche tipo di ciclo qui a cui fa riferimento. Ed è un ciclo che non si chiude, o perlomeno non si è chiuso, non si sta chiudendo. Ma tranquilli, avete la torre e qualche tipo di chiusura e di rinascita ci sarà, perché dopo la distruzione avviene la costruzione, ok? Sento che questo è più una questione. Questa, la torre riguarda qualcosa di fisico, un cambiamento fisico. La ruota della fortuna, in questo caso, se lo vediamo come se fosse appunto un ciclo karmico, è più qualcosa che dovete integrare, qualche cosa che probabilmente risale a- ai vostri avi, ok? Perché qui si tratta anche di cambiare il punto di vista, muovere, come vi dicevo io, mm,
l'osservazione da un punto ad un altro, l'idea da un punto ad un altro, si destruttura qualche tipo di certezza che voi magari avete sempre avuto e può essere una certezza acquisita appunto dai vostri avi, dalla famiglia, da quello che è la credenza della società in cui vivete, senza necessariamente essere il nucleo familiare, ok? Abbiamo poi la carta del mondo al contrario, di nuovo questo ciclo che non si chiude. E, ragazzi, anche il mondo fa riferimento a dei figli, quindi qui probabilmente c'è un qualche tipo di situazione che potrebbe appunto riguardare i figli che bisogna integrare, secondo me, mm? Soprattutto se fosse per un distacco del figlio. Terminiamo poi con un 6 di coppe al contrario, di nuovo una carta che mi parla di figli, mi parla di infanzia, mi parla di sogni anche, e un cavaliere di bastoni rovesciato. Ehm, ragazzi, qui vi sento, è vero, l'energia generale è quella del carro, però suppongo che sia più un movimento ideologico che non fisico, perché comunque ehm, cioè più che un trasloco ipotesi, ok? È più un ok, mi sono sempre aggrappato a quest'idea, adesso è ora di cambiare punto di vista, adesso è ora di chiudere questo cerchio, ma mi parlano di insoddisfazione, quindi magari questo cerchio appunto di insoddisfazione che mi porto da quando ero piccolo, che mi porto dietro da tanto tempo, per una questione di ego, perché vi ricordo che quando c'è la torre si parla sempre di ego. Mm? Sempre, spesso si parla di ego. E poi appunto con questo cavaliere di bastoni vi sento un po' insicuri su come muovervi probabilmente, su che tipo di passi fare. Ok, andiamo a vedere per i single che cosa riesco a dire di più. La sento, diciamo, improntata su una questione dei figli da un punto di vista generale o fratelli potrebbe anche essere. Comunque, avendo un 6 di coppe, ops, è qualcuno che ha a che vedere con la crescita, con l'infanzia, con i figli, con la gioventù, la fratellanza anche, perché comunque parla di quei rapporti di amicizia puri, puliti, quei sentimenti genuini. Ok, andiamo a vedere per i single. Wow, la carta della morte, quindi si inizia con anche qui un taglio, un distacco, una rigenerazione, una rinascita. Può anche essere che qualcuno qui sia appena uscito da una relazione, pentacoli e pentacoli, potrebbe fortemente essere una persona che avete già conosciuto, che avete in testa, magari che avete già anche frequentato. Qui abbiamo due regine di bastoni. La carta del karma al contrario, che è la carta del giudizio, sono due carte di fine mazzo, ragazzi. Scusate, di fine mazzo, di fine arcani maggiori, quindi sono le carte che parlano un po' di quello che è il risveglio, la presa di consapevolezza, la chiusura di un ciclo, come vi dicevo già prima, no? Di nuovo un cavaliere di bastoni al contrario e un 10 di bastoni. Dunque, la morte, come vi dicevo, parla della possibilità di lasciarsi indietro qualcosa. Casca sotto la torre comunque. Parla di tagli, di rigenerazione. Poi abbiamo anche la carta dell'eremita. Qui è come se qualcuno avesse appena lasciato indietro una storia, eh, qualcuno o una situazione per trovare, cercare la propria realtà e il proprio potere personale. Ok? L'eremita è una persona che va alla ricerca della propria verità interiore, di quello che è il proprio, come vi posso dire, il proprio motivo di vita, mi verrebbe da dire. Il Re di Pentacoli, come vi dicevo, potrebbe rappresentare appunto questa persona che voi avete già in mente, che avete già conosciuto, o magari proprio quella persona che avete lasciato qui indietro con la carta della morte. Abbiamo un'altra volta la regina dei bastoni. Allora, qui sento, ragazzi, che bisogna un attimino, come vi posso dire, mm, ritrovare la propria femminilità. Mm. La regina di bastoni è sempre un po' collegata a quello che è il lato gioioso della vita, il lato giocoso. Ehm,
è collegata a quello che sono, come vi posso dire, le passioni anche sì della vita e la passione in generale. Quindi sento un po' che è come se doveste, questo non risuonerà per tutti, però sento che c'è qualcuno che ha bisogno di guarire e perdonare il lignaggio femminile della propria famiglia. C'è qualcosa qui legato agli avi, qualche tipo di karma, qualche tipo di, mm, diciamo, bagaglio energetico che vi state portando dietro da parte, della linea femminile, diciamo così. Ok, quindi, e difatti, guardate, ci faccio caso adesso, dopo c'è anche la carta del karma. E sento che in realtà, perché qui la ruota della fortuna è in centro lettura, e invece poi qui il karma andiamo, diciamo, già verso quello che è la fine del periodo e c'è bisogno di fare questo cambio di prospettiva, ok? Questo movimento a livello mentale, a livello, magari per qualcuno è anche fisico, ripeto, però non vedo tante carte di viaggio, comunque. Ma per qualcuno potrebbe rappresentare. Sento che qui sì, bisogna lasciarsi indietro qualche tipo di idea. Abbiamo la carta della morte che è una carta di chiusura cicli e inizio cicli nuovi e la carta del 10 di bastoni che è qualcuno che si lascia dietro un peso. Probabilmente vi state lasciando indietro o l'idea che voi avete di questo cavaliere di bastoni, di questa persona, magari l'avevate sopravvalutata, eh, perché vi dirò, qui ancora non vedete chiaro. Mm? E in realtà il cavaliere di bastoni è nel futuro. Quindi è come se potrebbe anche essere per qualcuno che sia un amico o una persona che si conosce da lungo tempo, però è girato al contrario perché ancora è come se non riuscisse a manifestarsi come persona nuovo, come nuovo tipo di approccio, perché voi siete ancora in questa fase dove dovete chiudere il ciclo della morte, la relazione precedente. E se per caso è da tantissimo tempo che non avete una relazione, qui c'è qualche tipo di idea nel vostro ego, diciamo, nelle vostre ambizioni che dovete modificare probabilmente. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Diciamo che per i single potenzialmente potrebbe esserci una nuova energia nell'aria, ma il punto è che non siete ancora pronti a farla entrare, perché molte persone sono ancora attaccate a qualche cosa qui che devono lasciare andare, c'è ancora qualche presa di consapevolezza che deve avvenire. Allora, oh, abbiamo un cavaliere di coppe per le persone che sono in una relazione, un 2 di bastoni, un re di spade e un 7 di coppe. Wow! Allora, il cavaliere di coppe parla di un'offerta, di qualcuno che fa una proposta, che fa un movimento nei vostri confronti o ha fatto un movimento nei vostri confronti. Può anche essere semplicemente una comunicazione o qualche cosa che ha detto, non è necessario che sia un movimento, diciamo, di tipo fisico. Può anche essere appunto qualche cosa che è stato detto. Perché dico questo? Perché vedo già 7 di coppe qui, quindi il suggerimento un po' è occhio alle illusioni, occhio a non ripetere i cicli karmici, perché qui avete la ruota della fortuna. Quindi, perché comunque avendo il 2 di bastoni dopo, vi sento abbastanza proiettati sul futuro, nel futuro, quello che potrebbe essere, come sarà, o cose di questo genere. Qui c'è qualcuno che ha fatto, sta per fare una proposta, come vi dicevo, un passo in avanti. Il re di spade, e allora ragazzi, potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, potrebbe anche rappresentare in questo caso il modo in cui voi vedete le cose, cioè perché comunque
c'è un modo un po', come vi posso dire, quadrato di percepire la situazione, secondo me, o di percepire quello che potrebbe essere l'eventuale movimento energetico. Andiamo avanti, vediamo. Ok, 9 di coppe, wow. Devo dire che sono delle carte bellissime. La regina di coppe al contrario e l'imperatore. Allora, ragazzi, partiamo da queste illusioni o possibilità, ok? Perché io qua dico illusioni perché vi sento veramente con la testa un po' tra le nuvole. Ehm, siete anche un po' indecisi perché il due di bastoni parla di indecisione, di qualcuno che non sa se andare, se stare, se fare il movimento. E con quest'ora di spade sento che sì, come vi dicevo, avete un po' questa tendenza ad analizzare un po' troppo forse le cose o comunque avete questa tendenza a razionalizzare le emozioni, mi verrebbe da dire. Il punto qual è? Che qui alla fine della lettura vi sento esplodere, esattamente. E guardate questa carta del 9 di coppe, qui si parla del sogno compiuto. Fate attenzione perché potreste un attimino non essere abituati a tutta questa esplosione di sogni che si avverano, il fatto di fare questo tipo di movimento vi aiuta, ma vi scompensa un po', vi porta un po' troppo su e giù, con alti e bassi, diciamo, troppo, troppo lontani, che potrebbero per qualcuno portare un po' di instabilità emotiva. Però vedo che comunque abbiamo l'imperatore, quindi si parla qui, ragazzi, di qualche cosa di stabile, di fare un passo in avanti verso il 9 di coppe. Ok, siete un po' voi forse qui che vi fate prendere troppo dalle emozioni, però guardate, cioè è la scelta giusta, avete anche il carro parla sempre di quelle che sono le scelte fatte con successo, fatte in modo giusto, ok? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa si vede e che cosa non si vede di questa situazione. Due carte per piacere. Oltre le illusioni, che è la carta del karma che i single avevano qui, e un'apertura. Interessante. Due arcani maggiori. Questa è la carta della giustizia. Sì, ragazzi, qui si tratta di andare, come vi dice giustamente la carta, oltre le illusioni. Qui c'è un qualche tipo di lavoro da fare a livello proprio di bagaglio karmico, anche mi verrebbe da dire. Quando c'è la torre è perché c'è qualche costruzione ben radicata dentro di noi che deve essere distrutta. Normalmente fa riferimento appunto anche alle credenze limitanti o a quello che vuole l'ego. L'ego ha sempre bisogno di dimostrare qualche cosa agli altri, ha bisogno di vendicarsi, ha bisogno di sentirsi migliore, ha bisogno di sentirsi riconosciuto. Quindi forse è un po' quello che si ridimensionerà, ok? E poi appunto abbiamo la carta della giustizia, che è un'apertura. Si apre uno spiraglio, come vi dicevo, ok? Si va comunque verso un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di cammino. Qui abbiamo la stabilità, qui abbiamo il lasciarsi indietro i pesi, e sento che sarà una cosa che avverrà abbastanza in modo naturale. Andiamo a vedere un'ultima carta, un consiglio finale da parte delle fatine, per piacere, grazie. Aspetta l'inverno, ti dice. Vi dice. Ehm, allora, qui fa riferimento al fatto che nella stagione invernale questa fata vi possa aiutare a manifestare i vostri desideri. Ehm, E, diciamo che è perché l'inverno è la stagione del riposo, del raccoglimento, del letargo, no? Quindi fondamentalmente si tratta di non fare niente in modo attivo, ma di focalizzare l'obiettivo e iniziare a manifestare l'importante che sia per il più alto bene di tutti, del gruppo, della famiglia, della coppia, quello che per voi è
la parola a tutti. Cari amici del Capricorno, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Se volete supportare il canale potete sempre mettere un like, condividere, potete lasciare una donazione, potete iscrivervi. Ogni tipo di supporto è ben accetto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!